Poi c'era una bella cosa per me perché c'era un piano e io potevo suonare il piano. Questa questione del piano è venuta fuori quando ero ragazzino a Imperia, perché mia madre, non so, insomma, si vede che aveva avuto modo di sentire delle opere, o non so in che modo lo sentire, per cui era affascinata dall'opera. E allora, quando io ero ragazzino, lei mi ha suggerito che dovessi suonare il piano, in maniera che alla fine potevo suonare le opere per lei, capisci? E infatti questo è successo, ho preso lezioni per parecchi anni e poi alla fine potevo suonare le opere. E anzi questo periodo del suono delle opere mi fa pensare ad un'altra cosa che è anche stata piuttosto interessante. Quando ero al liceo, probabilmente nel primo anno, secondo anno del liceo, sono venuto a conoscenza del fatto che c'era una radio, perché allora la radio insomma, era proprio primitiva, insomma, e che perciò trasmettevano musica. E allora ho pensato, magari se avessi una radio potrei suonare la musica a mia madre. E poi la cosa interessante, volevo sapere com'è che funziona una radio. Allora mi sono comprato un libro dove tutto era spiegato molto chiaramente e ho cominciato a costruire una radio di quelle radio a galena. Galena, col basso, sì, io credo che tutti i ragazzini comunque, non soltanto nell'inizio degli anni 30, ma anche dopo, tardi, certo. Perché... E così ho cominciato con quella, e quella ha funzionato, abbiamo potuto sentire qualche cosa, eccetera. Ma poi ho dovuto devo andare avanti. E allora, seguendo le istruzioni di questi libri che avevo, così, allora mi sono messo a lavorare coi tubi. Coi tubi? A tre, come si chiamavano? A 3 o 4 elettrodi. Ah, sì. E facendo circuiti molto più complicati, insomma, per cui sono riuscito a costruire veramente una buona radio che suonava molto bene, che prendeva stazioni da tutto il mondo, eccetera, con grande soddisfazione di mia madre, perché poteva sentirsi le opere. Questa questione della radio poi l'ho ancora sviluppato ulteriormente, perché una cosa anche interessante che era lì a Imperia, Porto Maurizio anzi, c'era una stazione, come si chiama, meteorologica e di terremoti. Era una sorta di osservatorio? Un osservatorio, sì. Appunto. Una cosa molto primitiva, perché insomma c'era il barometro che marcava la pressione atmosferica e c'era uno di questi sismografi che si usavano allora, che era un lunghissimo pendolo, c'era una scala molto lunga, questo pendolo con una cosa di metallo, con un filo di metallo attaccato in cima e poi una grossa massa di piombo, per cui se c'erano poi lì erano attaccate delle penne che scrivevano. E tu vedevi il tracciato? No, il tracciato lo facevo perché c'era il terremoto. Sì. Cioè c'era un terremoto, la massa rimaneva ferma per un momento, il resto si muoveva e allora tracciava il terremoto. E tutto quello che si faceva lì era registrare ogni giorno la pressione barometrica e poi se c'erano dei tracciati, e tutto questo veniva mandato giornalmente a Roma, al centro. E quello che organizzava tutto questo era infatti il farmacista. Perché il farmacista? Il farmacista, perché era l'unico che evidentemente aveva un po' di conoscenze vaghe in queste cose. E mio padre conosceva il farmacista, per cui il farmacista dice, quando ha conosciuto di me, che sapeva che io ero interessato in fisica e matematica, dice mandalo lì da me, così può vedere quello che facciamo. E sono andato lì e la cosa bella che c'era è che aveva uno stanzetto dove lui costruiva cose e c'erano tutti armadi pieni di pezzi di ricambio per metterli insieme e mi ha detto, dice, fai quello che vuoi. Allora mi sono messo anch'io a costruire. E è stato bellissimo di nuovo, costruendo
insomma, è da lì che è venuto fuori poi il sismografo, capisci? Sì. Che c'era. Sì. Il sismografo era un sismografo elettronico che era molto più sensibile di quello meccanico, però aveva lo svantaggio che a quell'epoca questi tubi elettronici non erano molto perfetti, tutte le strutture, per cui tentava progressivamente a variare, a uscire fuori dal campo, capisci? Per cui se era in funzione registrava, ma se era fuori, così non c'era più nulla da fare. E questa questione di questo sviluppo di questa tecnologia l'ho portata avanti anche fino alla scuola di medicina, perché quando ero alla scuola di medicina a Torino, a un certo punto sono diventato interno in un ospedale, l'ospedale Mauriziano, e lì avevo un'interazione molto buona con dottori, eccetera, e uno dei dottori con cui parlavo molto, interagivo, era un cardiologo, e così vedevo le registrazioni che faceva lui con l'elettrocardiogramma. Allora ho pensato, magari possiamo usare questo metodo che io usavo per il sismografo, per misurare le variazioni di volume del cuore, perché la base di questo sismografo era una variazione di capacità, cioè due piastre di metallo che si avvicinano, si spostano, questa è la variazione di capacità, per cui cambiava la frequenza della risonanza. E allora pensavo appunto, lì col cuore, naturalmente non posso mettere una piastra nel cuore, però potrei mettere una piastra davanti qui e pensare che il cuore fosse l'altra piastra. E le variazioni del cuore, del volume del cuore, facevano variare la capacità del sistema. E difatti, insomma, abbiamo fatto, funzionava abbastanza bene. Ma l'abbiamo persino pubblicato, appunto, perché... Ah sì? Dove lo ricordo? Per un giornale medico. Questa è la mia seconda pubblicazione, perché la prima era quella del sismografo, che è stato pubblicato sopra un giornale di geologia, mi pare. Perché era l'unico, non c'era mai stato un sismografo elettronico, perciò era un tentativo veramente d'avanguardia, capisci? Sebbene non abbia veramente portato alla fine gran risultati. E questo appunto anche quello per misurare le variazioni del volume del cuore non è andato avanti molto perché appunto c'era troppa variabilità, avrei dovuto mettermi a lavorare lì per molto tempo, ma avevo altre cose in